Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche per la primavera 2023. Wow, amici del cancro, abbiamo gli amanti. Allora, quando c'è la carta degli amanti si parla di amore in generale, può essere nello specifico un amore di coppia o amor proprio, l'amore per se stessi. È comunque una carta che parla di equilibrio e di armonia e qualche volta fa anche riferimento al dover effettuare qualche tipo di scelta. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto ragazzi, come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, se non riuscite ad adattare niente alla vostra realtà, o se semplicemente volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al video corso gratuito di tarocchi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora iniziamo con un 10 di spade, la regina di bastoni, il cavaliere di pentacoli, il carro, il 6 di spade al contrario, un 4 di coppe, abbiamo un 10 di denari al contrario, 8 di coppe, la carta dell'appeso e qui abbiamo l'imperatore. Dunque, devo dire che si parte con questo 10 di spade, scusate, di bastoni. È una carta numero 10, quindi ci indica che, ragazzi, sta cambiando un periodo, sta terminando un ciclo per dare movimento ad un ciclo nuovo, ok? 10 di bastoni normalmente sono sempre dei momenti dove ci si rende conto di quali sono le reali responsabilità e dove semplicemente si decide di lasciarsi indietro le responsabilità che non sono proprie, i pesi che non sono propri. Abbiamo poi anche questa regina di bastoni e la sento molto come una ripresa del vostro potere personale, probabilmente per qualcuno si tratta proprio di uscire allo scoperto, di farsi conoscere e arriva poi questo cavaliere di denari che per molte persone, se state aspettando l'amore, considerato che abbiamo gli amanti, potrebbe fare riferimento a una persona nuova. Se ipotesi fosse una questione familiare piuttosto che ehm, lavorativa, vi dico, potrebbe essere una persona con la quale si può organizzare qualche tipo di spostamento, qualche progetto, qualche viaggio. E vi dico questo perché comunque qui ho la carta del carro, ehm, che appunto o fa riferimento ai viaggi e agli spostamenti o ai cambi di idee o al dare una direzione magari proprio alla relazione o al tipo di scelte di cambio che gli amanti comportano. Abbiamo anche un 6 di spade e un 4 di coppe, ragazzi. Allora, quello che sento è che avete bisogno di staccarvi dal condizionamento che sento qui con il 10 di bastoni, che con il 6 di spade può essere un condizionamento legato all'infanzia. Ci sono come dei pensieri che vi girano intorno, diciamo così, e che vi staccano un po' da quello che potrebbero essere le possibilità che in realtà ci sono, ma che voi non siete in grado di vedere proprio perché avete ehm, questo velo dovuto a delle credenze limitanti normalmente quando c'è il 6 di spade. Però poi qui abbiamo un 10 di pentacoli al contrario, ragazzi, abbiamo l'8 di coppe e la carta dell'appeso. Allora, devo dire che avendo questo 10 di pentacoli al contrario, può essere che si interrompano determinati equilibri, perché comunque voi qui avete anche il carro, quindi c'è una decisione, una scelta, una presa di direzione, ok? E con questo 10 di pentacoli al contrario può essere
che non abbiate l'appoggio necessario o l'appoggio che vi aspettate, magari da un gruppo, magari dai vostri familiari, magari è un appoggio di tipo economico o di tipo pratico, o semplicemente per qualcuno avere il 10 di pentacoli al contrario vuol dire che non ci sono abbastanza risorse, probabilmente per fare un movimento un po' più rapido, mi verrebbe da dire. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche un 8 di coppe e qui ragazzi l'8 di coppe indica di nuovo un viaggio, uno spostamento, esattamente come il carro. C'è bisogno di andare verso nuovi orizzonti e siccome l'8 di coppe è anche collegato all'introspezione, c'è bisogno di andare più a fondo su certi aspetti e qui ritorno un po' al 6 di spade. Difatti poi abbiamo la carta dell'appeso che mi dà la sensazione che il periodo della primavera per voi sia un po' lento, anche con il Cavaliere di Pentacoli, ve lo dicevo già. È vero che poi qui aumenta, diciamo così, la velocità con questo carro, però diciamo che avete la possibilità in questa zona della lettura di veramente guardare le cose da un altro punto di vista e di capire quali sono i vostri punti di forza, perché comunque qua c'è un imperatore. Qua si va verso la stabilità, verso il darsi nuove regole, verso una concretezza e una materializzazione di quello che è la vostra realtà che è stabile. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, andiamo a vedere carta per carta. Allora, wow, 10 di bastoni spiegato da un 10 di spade, dalla carta del Papa e dal 7 di spade. Ho come la sensazione che quello che dobbiate lasciare indietro sia quello che pensa la gente, quello che dirà la società, ehm, perché è come se doveste fare una svolta che non è probabilmente accettata o dal vostro circolo sociale, dal vostro ambiente lavorativo, dal vostro ambiente familiare. C'è l'appoggio di un gruppo che viene a mancare, che non avete comunque, non avrete. Però è anche in quel momento, quando vi renderete conto che non avete l'appoggio che avete sperato, è proprio in quel momento che vi renderete conto di chi vi ha un po' raccontato favole, diciamo, certe dinamiche verranno poi a galla. Andiamo a vedere la regina di bastoni, è volata una carta, re di bastoni e regina di pentacoli. Allora ragazzi, ci sono tante figure, no? Dunque io ho estratto due carte per spiegare la regina di bastoni, quindi ho come la sensazione che possa essere una donna, quella che diciamo sarà importante, predominante nella parte centrale, se vogliamo, della primavera, ehm, che avrà un po' il ruolo di aiutarvi a gestire certe questioni pratiche. Se invece non è una donna esterna e la regina di bastoni siete voi, nel momento in cui vi riprendete il vostro potere da questo tipo di 10 di bastoni, ho come la sensazione che abbiate, o meglio, raggiungerete il pieno potere di gestire la quotidianità, le cose della casa, le cose del lavoro, il tempo. Ehm, Sarete come un fuoco in pieno e continuo movimento ed espansione. Voglio andare a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Abbiamo un 8 di bastoni e la carta della morte. Wow. Sì, c'è qualche cosa che sta piano piano cambiando e sento che è la vostra attitudine di difendervi e di porvi al mondo. È come se ci fosse la scelta tra il vecchio e il nuovo con la carta degli amanti, no? Una volta ero così, permettevo certe cose, mi facevo influenzare troppo da quello che dicevano gli altri, sia del giudizio che gli altri potevano avere su di me, sia del giudizio che gli altri potevano avere su un determinato oggetto, progetto o qualsiasi altra cosa. Mentre qui è un po' come il, ok, mi riprendo in mano il mio potere, cerco di valutare con le mie forze, anche se il processo è lungo, devo imparare a difendermi, ma c'è la necessità con questa morte di tagliare certi tipi di atteggiamenti, magari anche di abitudini per qualcuno. Andiamo a vedere il carro.
abbiamo un 3 di spade e un 4 di bastoni. È come se qualcuno volesse muoversi da questa situazione di sofferenza, e qui la rivedo, quella che c'è diciamo a inizio primavera, per andare verso una nuova stabilità. 4 di bastoni e imperatore. Ragazzi, se siete senza lavoro, potrebbe essere che arrivi un lavoro. Può essere un lavoro dove c'è bisogno di spostarsi con questo carro, ma sento anche che è un lavoro stabile, che vi dà la concretezza. Stabile non vuol dire con un contratto fisso, perché magari può essere un contratto autonomo, ma comunque continuativo nel tempo, che vi dà una certa solidità, una certa concretezza, diciamo. Andiamo a vedere il 6 di spade, fante di pentacoli e 5 di denari. Sì, ho come la sensazione che qui qualcuno continui a sentirsi piccolo o piccola, o c'è qualcuno intorno a voi che vi fa sentire piccoli o piccole, insomma, nel senso che magari sminuisce le vostre idee, non vi riconosce. Con questo proprio al contrario, voi non vi sentite riconosciuti nel tipo di ambiente dove siete. Andiamo a vedere il 4 di coppe, perché c'è una sensazione di carenza con questo 5 di pentacoli. Wow, abbiamo la torre. È come se non vedeste arrivare il cambio, il cambiamento, il crollo della situazione, letteralmente. Però avete anche la carta della stella, quindi si tratta di puntare un obiettivo per riuscire a vedere questo cambio. La stella è anche una carta di speranza ed è anche una carta di destino, ragazzi, quindi è come se foste predestinati a passare per questo cambio, per questa scelta, per questo vecchio e nuovo periodo. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Abbiamo nuovamente la regina di bastoni e la carta della sacerdotessa. Sì, sento che fortemente potrebbe essere una o più donne che sono vicino a voi, che vi influenzano in modo pesante. Poi non è detto che loro lo facciano con l'intenzione di essere negative, magari sapete, ci sono quelle mamme magari che sono anche iperprotettive e tentano di proteggere i loro figli, smontandogli un po' la poesia per i nuovi progetti o le nuove idee che loro hanno, no? Per evitare che magari restino delusi, dicono non vale la pena, dedicati ad altro di più certo, di più sicuro. Ed è un po' un non aver fiducia anche nelle capacità della persona, no? Del figlio in questo caso. Però sì, è come se ci fosse una persona che in qualche modo vi condiziona, sì. Ed è per quello che avete bisogno di questo 8 di coppe. Fatemi vedere l'8 di coppe. Abbiamo il mondo al contrario e di nuovo un 8, questa volta di spade. C'è bisogno, ragazzi, di togliersi la benda dagli occhi. Come vi dicevo, bisogna andare più a fondo nel curare qualche tipo di ferita, nel curare qualche questione legata al passato. Perché vi dico questo? Perché comunque c'è il mondo. Il mondo è una carta che parla anche di bambino interiore. È un po' come se doveste togliervi la benda su quelle che sono, c'era il 6 di spade, sì, qui, e anche qui la morte parla di vecchie abitudini o di abitudini che si sono magari acquisite in determinati momenti della vostra vita e che ora non servono più. E qui c'è bisogno di fare tipo un lavoro di scavo, un lavoro di comprensione per capire cosa pulire, ed è proprio quello che vi darà la possibilità di fare l'appeso in questo periodo di primavera, il vedere le cose da un altro punto di vista. Imperatrice, quindi prosperità, abbondanza, nuove idee, queste sono troppe. Infatti poi qui alla fine abbiamo l'imperatore, vi ricordo. E re di pentacoli, ragazzi, di nuovo una carta di abbondanza, una carta di denaro, di soldi, di persone che vi vengono in aiuto. Guardate, per qualcuno potrebbe anche essere semplicemente lo staccarsi da una relazione vecchia o da una situazione lavorativa vecchia per iniziarne una nuova, e vi direi
come autonomi, come imprenditori autonomi. Però puntate l'obiettivo con questa stella, ok? Puntate l'obiettivo e cercate di fare dei programmi, perché vi ricordo che comunque l'imperatore è una persona che si è fatta da sé, è vero, però si è dato delle regole e poi le ha seguite pedestremente, non ha mai sgarrato, è costante nel lavoro che fa. Mm? Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Vediamo ancora che cosa vi posso dire. Ok, wow. C'era un papa, no? Sì, ok. Carta numero 3 e vi dice sensibilità e forza. E si vede un'incudine e una piuma. Quindi è un po' come se vi ehm, invitassero a mediare tra quello che è la forza e quello che è la dolcezza. Mi viene un po' in mente la carta della forza proprio, che qui adesso non c'è. Però ragazzi, ho come la sensazione che questa carta vi voglia dire che ci sono dei forti impulsi da un lato e altri bisogni dall'altro. Quindi cercate di mediare queste due forze. Andiamo a vedere ancora una fatina, un ultimo consiglio. Ok. Wow, speranza! E che carina, la fatina sta aspettando che il telefono suoni. E qui abbiamo la carta della stella, ragazzi, che parla appunto di speranza. E interiorizzazione. Qui si tratta di portare dentro. Ve lo metto qua vicino a questo 8 di coppe, perché si tratta di capire che cosa non riuscite a vedere. Quello che avete dentro, diciamo, il bambino interiore ferito che ha bisogno di essere guarito. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Potete farmelo sapere con un like, con l'iscrizione, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e difatti voglio ringraziare tutte le persone che si prendono un minuto per supportare il canale. Io vi auguro una primavera splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!